Oggi vi sveliamo la seconda generazione di una moto che sin dalla sua presentazione nel 2019 ha riscosso grandissimo successo. Stiamo parlando dello Street Fighter V4, il risultato della Fight Formula applicata alla nuova Panigale V4. È una moto completamente nuova, con numeri da riferimento della categoria, grazie ai suoi 214 cavalli, 189 kg di peso e l'impressionante rapporto potenza-peso di 1,13. Ma non solo, perché al nuovo Street Fighter V4 volevamo dare anche maggiore piacere e divertimento nella guida di tutti i giorni. E ci siamo riusciti. Let me do one more lap. Watch me hang up, let me focus. I'm going toe to toe with foes. I know they notice. I kick in doors, they go cause they know I go get it, win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Always win. Ciao Davide. Ciao Giulio. Il nuovo Street Fighter V4 ha una linea minimalista ma al contempo ben riconoscibile, merito gran parte del nuovo proiettore anteriore. Sì, certo. Il nuovo proiettore anteriore è composto da tecnologia full LED e presenta un DRL iconico che prende spunto in termini di family feeling direttamente dalla nuova Panigale 2025. Il volto della moto, grazie a questo proiettore anteriore, denota aggressività, ma nel contempo anche sofisticatezza, tecnologia e modernità. Il nuovo Street Fighter V4 è praticamente la Panigale V4 spogliato delle carene e questo lo si vede anche dal design. Il nuovo Street Fighter V4 eredita una proporzione equilibrata ed orizzontale dalla nuova Panigale 2025. La moto, infatti, risulta essere aggressiva e protesa letteralmente verso la curva successiva, e ciò viene accentuato maggiormente grazie alle ali biplano e ai fianchetti che ricordano dei flap aeronautici. Inoltre, particolare attenzione è data all'evacuazione termica dell'aria calda proveniente dal radiatore. Ciò lo si vede anche dai cover radiatore e dal puntale che, oltre a coadiuvare questa funzione, diventano parte integrante e caratteristica del design del veicolo. Tutto questo genera un senso di potenza, velocità ed elevate prestazioni. Le ali biplano che hai appena citato sono un altro elemento distintivo dello Street Fighter V4. Sì Giulio, superiormente sono predisposte due ali in tinta che creano continuità all'intera estetica della moto, in modo raffinato e sofisticato come sulla nuova Panigale V4. Inferiormente troviamo invece una coppia di ali nere in continuità ai fianchetti che lambiscono il radiatore. Le ali biplano contribuiscono in gran parte a garantire la stabilità all'anteriore che è necessaria quando si ha una naked da oltre 200 cavalli. In particolar modo sul nuovo Street Fighter V4 le nuove ali offrono un carico aerodinamico superiore rispetto al modello precedente e questo permette di avere una moto molto precisa che regala grande feeling all'anteriore in ogni condizione di guida. Assolutamente. Sono state concepite in sinergia ai colleghi che curano l'aerodinamica delle nostre MotoGP e proprio per questo abbiamo unito un connotato di stile a questi elementi di natura tecnica. Serbatoio e codone infine sono proprio quelli della Panigale V4. Esattamente. Questi due componenti derivano dalla nuova Panigale 2025 e garantiscono dinamicità e snellezza delle volumetrie. In dettaglio, il serbatoio è caratterizzato da una forma V stretta che replica fedelmente l'ergonomia della Panigale e insieme ai pads laterali aiutano a rimanere meglio ancorati con le gambe quando si frena, sia su strada sia in pista, riducendo così lo sforzo per le braccia. Il nuovo Street Fighter V4 è una moto tanto sfrontata nell'estetica quanto facile da guidare. Questo grazie ai Riding Mode che la trasformano in moto perfetta per le curve dietro casa, quanto una naked pronta per il time attack su qualsiasi circuito.
Alessandro Valia è il nostro official test rider e ha sviluppato questa moto. Chi meglio di lui può raccontarci come va, sia in pista sia su strada? Il nuovo Street Fighter V4 è un mezzo davvero sbalorditivo. Tutte le persone che l'hanno guidata se ne sono letteralmente innamorate. Questo per la confidenza che dà già dai primi metri, per la sensazione di controllo data da un manubrio largo e alto e per la parentela diretta che ha con la nuova Panigale V4, che le ha conferito grande precisione di guida, tendenza a chiudere la linea a centrocurva e stabilità in accelerazione, che su questo circuito così veloce con punti ciechi fa una differenza enorme. Il tutto coadiuvato da un'ergonomia che la rendono non affaticante in pista e super confortevole su strada, grazie ad uno spessore della sella molto generoso. Che dire, non vorresti mai scendere dal nuovo Street Fighter V4, ma ormai è il tramonto e mi sa che dovrò rimandare tutto a domani. Ciao Ale, bentornato a Bologna. Grazie mille Giulio. Il nuovo Street Fighter V4 è ovviamente derivato dalla nuova Panigale V4, ma mai come ora queste due moto sono così simili. A cominciare dal motore, vero Ale? Esatto, lo Street Fighter V4 è equipaggiato con il motore Desmo 16 stradale, derivato dalla MotoGP ed è un V di 90 gradi di 1103 cm3, sistema desmodromico, albero motore controrotante ed è omologato Euro 5 Plus. Per il nuovo Street Fighter V4 la potenza sale a 214 cavalli, 6 in più rispetto al modello precedente. Per il mercato americano la potenza si attesta sui 205 cavalli, a livello della miglior concorrenza. Ovviamente per chi vuole ancora più potenza ed usa la moto in pista è possibile montare lo scarico non omologato a Krapovic in titanio, che porta la potenza massima a 226 cavalli e riduce il peso di ben 6,6 kg. Per chi lo volesse c'è anche il doppio silenziatore non omologato sotto il motore, ma c'è anche lo scarico, sempre di Akrapovic, in titanio con fondelli in fibra di carbonio. Sul nuovo Street Fighter V4 per la prima volta vengono utilizzati corpi farfallati con cornetti a lunghezza variabile, che sono esattamente gli stessi della Panigale V4, che contribuiscono all'aumento di potenza e garantiscono prontezza di risposta. Inoltre, come sulla Superbike, ci sono alberi a camme con maggiore alzata, oltre a una serie di componenti leggeri che riducono il peso del motore di 1 kg rispetto al modello precedente. Rispetto alla Panigale V4 è stato poi accorciato il rapporto finale per avere maggiore coppia alla ruota e garantire una risposta immediata al comando dell'acceleratore. Non solo Giulio, abbiamo migliorato il raffreddamento del motore grazie ai nuovi radiatori di acqua e olio e questo si traduce in un maggior comfort termico per il pilota, ridotto i consumi ed anche il rumore di scarico. Ora il sound dello Street Fighter V4 è sempre coinvolgente ma mai fastidioso. Il nuovo Street Fighter V4 ha una ciclistica completamente nuova, proprio come la Panigale V4. Esatto, infatti eredita dalla Panigale V4 il telaio front frame a rigidezza laterale ridotta. Questo per aumentare la capacità di chiudere la linea e l'aderenza in fase di percorrenza. C'è poi l'Hollow Symmetrical Swing Arm, lo stesso bellissimo componente montato sulla Panigale V4, che è un esempio perfetto di estetica e funzionalità. La nuova ciclistica della Panigale, più rigorosa e precisa della precedente, non ha richiesto alcun intervento sul forcellone, ma solo sulla geometria dell'avantreno, per dargli quella guidabilità tipica da Street Fighter. Anche a velocità stradali si ha quella sensazione di compattezza, di moto corta ed agile, così come in pista sono evidenti la stabilità in uscita di curva e l'elevato grip meccanico in accelerazione, proprio come sulla Panigale V4. Le sospensioni sono Showa e Sachs per la V4 e a controllo elettronico Olin Smart EC 3.0 per la versione V4S. Queste sospensioni, completamente rinnovate dal punto di vista hardware e software, hanno migliorato il comfort di guida su strada garantendo precisione e performance di guida quando si è in pista. La forcella ha una corsa aumentata a 125 mm, come per la Panigale V4, che significa maggior capacità di filtraggio delle asperità stradali. A questo si aggiunge il leveraggio della sospensione posteriore di ispirazione MotoGP, che rispetto a quello della Panigale V4 ha un rapporto di leva più progressivo. Questo per offrire un maggior comfort nella prima parte della corsa, quella interessata dall'utilizzo stradale, con la capacità di mantenere la posizione a centrocurva e accelerazione durante la guida in pista per compressioni maggiori.
Cerchi e freni sono gli stessi della Panigale V4. Il modello Street Fighter V4S monta cerchi forgiati con design ispirato a quelli della Desmo 16 GP, che sono più leggeri e quindi garantiscono un minor momento di inerzia rispetto a quelli fusi del modello V4. I pneumatici invece sono bimescole, sono dei Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa. L'impianto frenante è da riferimento. Il nuovo Street Fighter V4 monta all'anteriore 2 dischi da 330 mm e le nuove pinze Brembo High Pure, che sono più leggere e garantiscono maggior costanza di rendimento rispetto alle precedenti stilema. A posteriore c'è un disco singolo da 245 mm di diametro. Lo Street Fighter V4 è equipaggiato con il pacchetto di controlli che comprende il nuovo Race EBS, Traction Control, Slide Control, Wheelie Control, Engine Brake Control e Ducati Quick Shift 2.0, e chi utilizzerà la moto in pista troverà utile il Power Launch ed il Pit Limiter. Come accade sulla nuova Panigale V4, il pacchetto è potenziato con l'uso del DVO, il Ducati Vehicle Observer. Il DVO è l'algoritmo sviluppato da Ducati Corse che stima 70 grandezze fisiche aggiuntive che consentono di definire le soglie di intervento del Ducati Traction Control e del Ducati Wheelie Control in modo molto più accurato. Questo si traduce in una maggior sicurezza su strada, con un controllo sempre più preciso della trazione e dell'impennata, ed una maggior confidenza nella guida in pista. Ovviamente lo Street Fighter V4 impiega il nuovo Race ECBS, che applica automaticamente la pressione frenante al posteriore quando si aziona il freno anteriore. Il sistema è messo a punto per garantire una frenata più sicura e stabile su strada ed elevare le prestazioni in pista anche per i piloti amatoriali che normalmente non utilizzano il freno posteriore. Su strada il Race ECBS, limitando il trasferimento del carico all'anteriore ed aumentando la decelerazione media, incrementa la stabilità e riduce gli spazi di frenata. Anche il nuovo Street Fighter V4 è equipaggiato con il Ducati Quick Shift 2.0, che garantisce una sensazione di cambiata più diretta, meno spugnosa, corsa ridotta e maggior ripetibilità. La dotazione elettronica è completata dal nuovissimo cruscotto che ha debuttato sulla Panigale V4. Le sue particolarità sono lo schermo da 6,9 pollici ad alta risoluzione con 2 modalità di visualizzazione e le finestre grafiche che forniscono informazioni sulle prestazioni e sullo stato del veicolo. Le modalità di visualizzazione chiamate Info Mode sono quella Road e Track. La prima è molto pulita con il contagiri di forma rotonda al centro dello schermo, mentre la seconda è dominata per quasi tutta la larghezza dello schermo dalla barra del contagiri, con in evidenza le informazioni più rilevanti per monitorare i settaggi della moto e le prestazioni sul giro. È possibile selezionare rapidamente uno dei 4 Riding Mode, modificare i controlli elettronici e scegliere tra uno dei 4 Power Mode disponibili, a seconda del proprio stile di guida e dell'utilizzo che si fa della moto. Ora Giulio, io devo scappare, devo tornare in pista. Grazie mille Ale. A te, ciao! Ciao! Il nuovo Street Fighter V4 è disponibile nelle versioni V4 e V4S. Quest'ultima è caratterizzata dalle sospensioni Olis, cerchi forgiati e batterie al litio. Per entrambe le versioni sono disponibili nuovi accessori che aumentano il piacere della guida su strada, come il navigatore Turn by Turn, il Cruise Control, il Tire Pressure Monitoring System e la porta USB, mentre sono di serie la funzione Coming Home, che mantiene le luci accese per alcuni secondi quando si spegne la moto per illuminare l'area circostante, e il Ducati Brake Light, che in caso di frenata brusca fa lampeggiare rapidamente la luce di stop per avvisare i veicoli che seguono. Ovviamente il nuovo Street Fighter V4 è omologato per 2. Di serie è in configurazione monoposto, ma ovviamente si può acquistare come accessorio selle, pedane passeggero per condividere le emozioni che solo uno Street Fighter V4 è in grado di regalare. Le novità Ducati non finiscono qui, ci vediamo alla prossima Ducati World Premiere.